Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi faremo una ricetta fantastica fatta con pochissimi ingredienti, proprio pochi, fondamentali due in particolare: le patate e un broccolo romanesco. Ma intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e soprattutto condividetela con i vostri amici. E se volete, nei commenti, io vorrei sapere la città da dove ci state guardando. Sì, che siamo curiosi. Allora, andiamo subito ad iniziare. Faremo queste buonissime polpette di broccolo e patate. Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente, allora, intanto vi dico gli ingredienti. Un broccolo romanesco, dipende poi dalla quantità, voglio dire, di quante polpette volete fare. Noi siamo tanti in casa e quindi per forza queste quantità, se no voi le dimezzate. Dicevo, un broccolo romanesco, un chilo circa di patate, grammo più grammo meno, un uovo, 100 grammi di parmigiano reggiano o grana padano, sale, pepe. Tutto qui. Poi ci vorrà un pochino di farina per infarinare le polpette e dell'olio se volete friggerle oppure se volete farle in forno, ok? Allora, come prima cosa, io già ho lessato le patate per accelerare i tempi. Andiamo a lessare anche il broccolo, quindi dobbiamo toglierlo dal gambo in questo modo. Questi sono i nostri, sono del nostro orto e noi siamo proprio tanto fieri di questi raccolti, giusto amore? Giustissimo. Ok, Sì, togliamo tutte le cimette, poi lo andiamo a lavare, veramente questo è già precedentemente lavato, perché l'abbiamo lavato direttamente all'orto. e ci vediamo dopo. Esatto, e lo mettiamo a bagno con un pochino di acqua bicarbonata e sale per una mezz'oretta, dopodiché lo andiamo a bollire, ok? Quindi ci vediamo a broccolo bollito. Allora, eccoci qua. Abbiamo pelato le patate e le abbiamo fatte a tocchetti. Abbiamo lessato i broccoli e a questo punto li andiamo a ridurre, non proprio in poltiglia, ma li andiamo a fare in maniera grossolana con uno schiacciapatate. Metto le patate qui. Eccole. Le vado a schiacciare. Farò la stessa cosa con i broccoli e le unirò. Quindi ci vediamo a patate e broccoli schiacciati. Eccoci qua. A questo punto mettiamo una bella macinata di pepe, una bella macinata di sale, perché per quanto io abbia messo il sale sia alle patate che ai broccoli, comunque ragazzi, poi non so se voi lo sapete che le patate si prendono tantissimo sale. Anche l'olio. Anche l'olio, esatto. Metto un uovo e il parmigiano. Vado a mescolare il tutto e ci vediamo qua a composto pronto. Eccoci. A questo punto avete tre opzioni: fare delle polpette semplici, prendere un po' di composto e fare delle polpette, metterci in mezzo, mentre le state componendo, un pezzettino di formaggio e farle filanti, o addirittura farle croccanti o infarinandole, ma più che altro mettendoci del pangrattato. Quindi lascio decidere a voi, avete queste tre varianti, Io ne farò un po' e un po'. Ne faccio qualcuna semplice così, ne faccio qualcun'altra con un pezzetto di formaggio all'interno e qualcun'altra la passerò nel pangrattato. Ci rivediamo dopo a polpette pronte. Vi faccio vedere come farne una, ma è abbastanza semplice. Dovete farle leggermente più grandi, perché se no non si chiuderanno mai. Ok? Facciamo tonde e le schiacciamo leggermente.
Eccole qua, Ci vediamo a polpette fatte. a polpette fatte. Eccole pronte, le ho fatte di 3 tipi. Nel frattempo ho acceso il forno, modalità statica 190 gradi. E adesso un filino d'olio. Quale sarà la più buona? Voi quale preferite? Ditecelo un po'. Ecco qua. Un filino d'olio in forno per circa 25 minuti, fino a che non fanno un po' di crosticina. A dopo. Eccole qui, sono pronte nelle varie presentazioni. Nelle 3 opzioni. Nelle 3 opzioni. Io voglio normale. quella di mezzo. Guarda, non avevo dubbi, guardate com'è soffice. Viene quasi un soufflé, con il formaggio in mezzo. Sei terribile, io lo sapevo che volevi questa. Guarda che scotta, scotta. Buona, eh? Sì, sì. Ragazzi, sono buonissime. Questa, guarda, un'altra ricetta ancora. Buonissima. Se avete gli stampi dei muffin e li rivestite con il pangrattato, potete fare dei tortini. Cioè, un'altra ricetta. Un'altra ricetta ancora. Quarta. Ragazzi, continuate a seguirci e ci vediamo alla prossima ricetta. Mi raccomando, iscrivetevi, condividete le nostre ricette. Ciao a tutti. Ciao!